Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. 525 lumen in 45 mm di torcia, una piccola torcia della Folomo. Mi sono reso conto negli ultimi periodi, facendovi vedere delle piccole torce tascabili da utilizzare anche come portachiavi, che effettivamente vi piacciono. Dei link di riferimento ho visto che ne avete ordinate tantissime, ma me ne ero reso conto anche prima dai commenti, una volta vi ho fatto vedere una piccola torcia di dimensioni molto ridotte assieme ad una torcia grande. Praticamente avete ignorato la torcia grande, concentrando tutti i commenti sulla piccola torcia. Bene, oggi, dopo avervi fatto vedere diversi esemplari e dopo aver visto che ne avete comprati tanti dai link di riferimento, vi farò vedere una piccola torcia da soli 45 mm che riesce ad emettere 525 lumen, la Folomo C2, che costa circa 20 euro. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione e spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto. Allora, questi sono i suoi 525 lumen concentrati in una torcia così piccola. Effettivamente sono di tutto il rispetto. Quindi adesso la mettiamo sul bancone, vi farò vedere le sue caratteristiche, le varie funzioni e guarderemo tutte, insomma, i vari particolari che la compongono. Quindi cominciamo. E allora, questa è la confezione, una piccola scatolina con all'interno il manuale di istruzioni, un cavo USB, micro USB per poterla ricaricare, una bustina con degli o-ring di ricambio e ovviamente la piccola torcia. Molto piccola, semplice, senza tanti fronzoli, semplicemente un tastino che ci permette di accenderla e una clip che ci permette di utilizzarla anche come torcia frontale. Infatti questa può essere messa sulla visiera del nostro cappello per puntare in avanti e poter lavorare con le mani libere. Sulla parte alta abbiamo questa ghiera dorata con un mezzo millimetro di spessore. Sarebbe stato meglio se avesse avuto una sporgenza un pochettino più ampia per poter proteggere meglio il vetro, ma in questo modo avremmo ridotto anche il fascio luminoso. La clip eventualmente è possibile anche rimuoverla semplicemente tirandola, e nella parte interna troviamo una batteria, una piccola batteria ricaricabile che va ricaricata tramite il cavo USB che vi ho fatto vedere poco fa, inserendola direttamente in questo alloggiamento, e sulla parte alta durante la fase di ricarica si accenderà questo LED di colore rosso. La torcia è davvero molto piccola e compatta, si può utilizzare come portachiavi, la vedo indicata in tante situazioni, per esempio all'interno dell'automobile, nella borsetta di una donna, sia per illuminare semplicemente un percorso buio, per poter aprire anche semplicemente la porta di casa al buio, o tante altre situazioni nelle quali può verificarsi un blackout, fare manutenzione all'automobile. Sono veramente tante le occasioni in cui queste piccole torce tornano molto utili. La base è piatta, non troviamo il tasto di accensione anche sul retro, lo troviamo solamente nella parte frontale, quindi questo piccolino, e mi sarebbe piaciuto se nella parte posteriore ci fosse stato un magnete. Quindi è possibile, grazie alla parte piatta, posizionarla in modo verticale, in modo da diffondere la luce verso l'alto e proiettare quindi tutta la luminosità nell'ambiente, ed è possibile appoggiarla in qualunque superficie perché avendo questa sporgenza non rotola via. Ovviamente tutto in alluminio con colorazione nero opaca, è impermeabile, può resistere fino a 2 metri di profondità una volta immersa, anche da accesa. Ma guardiamo direttamente la luce che emette, le varie funzioni, e poi guardiamo anche il piccolo libretto di istruzioni per vedere le caratteristiche tecniche corrispondenti alla luminosità emessa in base alla modalità utilizzata. Quindi si accende semplicemente premendo questo tastino, e premendolo ulteriormente varieremo modalità, sia modalità per quanto riguarda la luminosità che modalità per quanto riguarda il funzionamento. Infatti è possibile attivare anche la modalità strobo e altre modalità. Quindi vi faccio vedere, premendo rapidamente raggiungeremo la modalità più alta, poi premendo 2 volte avremo la modalità strobo. Questo è utile sia per scoraggiare eventuali aggressori, che siano esseri umani o che siano animali. Una luce diretta sugli occhi con questa frequenza così luminosa sinceramente dà fastidio, quindi potrebbe essere utile anche per scoraggiare. Ha anche la modalità memoria, quindi se noi utilizziamo per esempio la modalità più alta e la spegniamo, una volta riaccesa, semplicemente premendo una volta il tastino, avremo la modalità che abbiamo utilizzato l'ultima volta. Per spegnerla sarà necessario mantenere premuto a lungo questo tasto. Invece se l'accendiamo nuovamente tenendo premuto questo tasto a lungo, avremo la modalità più bassa. Quindi abbiamo la possibilità di sfruttare l'ultima modalità, oppure se preferiamo accenderla direttamente con la modalità meno luminosa. Adesso guardiamo le caratteristiche tecniche scritte nel libretto di istruzioni, che è scritto solo in inglese e in cinese. Quindi abbiamo la possibilità di utilizzarla nella modalità più bassa, quindi Moonlight, chiarore di luna, con un solo lumen che durerà 270 ore. Invece in modalità bassa con 10 lumen durerà 30 ore, modalità media 50 lumen 6 ore, modalità alta 150 lumen 2 ore e modalità turbo con 525 lumen 1 ora.
e un'ora con 520 lumen sono tantissimi. Considerate che per l'utilizzo per cui è nata, quindi illuminare da vicino e sicuramente non in situazioni estreme, 520 lumen sono tantissimi, ma anche 150 lumen corrispondono alla luminosità emessa solitamente da torce medio economiche di dimensioni più grandi. La distanza massima raggiungibile è di 77 metri, quindi come vedete non arriva molto lontano. Vengono emessi al massimo 1482 candele come intensità luminosa, può resistere a cadute dall'altezza di 2 metri e il suo peso è soli 12,4 grammi. Le dimensioni, come vi ho detto poco fa, 17 x 16 x 45 mm e mezzo. Oltre ad avere la funzione quindi di luminosità normale e di strobo, ha anche la funzione di SOS eccetera, quindi vi faccio vedere. Allora, io premo 2 volte questo tastino, se lo premo altre 2 volte passerò in modalità SOS e poi premendolo nuovamente altre 2 volte avrò questa modalità con questa pulsazione. È semplicemente un segnale luminoso che permette di farci notare consumando pochissima energia, quindi non consumando la batteria. Premendo nuovamente attiveremo la modalità normale di illuminazione. Ovviamente è anche possibile bloccare il tastino per evitare accensioni accidentali. Per fare questo sarà necessario premerlo 3 volte, la torcia emetterà dei lampeggi a conferma che il tasto è stato bloccato e per poterla sbloccare bisognerà ripetere la stessa manovra, quindi 1, 2 e 3. In questo caso emette questi lampeggi e adesso ogni volta che io proverò ad accenderla non si accenderà, ma emetterà dei lampeggi che mi confermeranno che la torcia è bloccata, quindi 1, 2 e 3, e potrò finalmente utilizzarla. È una torcia completa, anche se le dimensioni sono ridotte, effettivamente ha una buona luminosità ed è studiata bene con diverse funzioni. Adesso facciamo un paio di prove di illuminare sia l'ambiente interno che qualcosa eventualmente anche in esterno. E allora ragazzi, facciamo una prova in interno, una prova semplicissima per vedere come illumina in una situazione normale, quindi in caso di blackout, per muoverci ad esempio in casa. L'accendo, questa è la modalità più bassa, illuminando verso la porta che è più chiara ovviamente vediamo meglio, quindi diciamo una luminosità ridotta che adesso vedremo e che va bene per guardare da vicino, ricercare piccoli oggetti all'interno dei contenitori eccetera. Ma andiamo alle modalità successive. Come vedete ovviamente aumentando, andando fino alla più luminosa, riusciamo a vedere molto bene, quindi muoverci, insomma cercare oggetti, individuare eventuali ostacoli e tanto altro. Mette una luminosità sufficiente appunto a essere utilizzata per tutte quelle situazioni nelle quali non bisogna fare nulla di estremo, semplicemente avere della luce che sia sempre pronta e a portata di mano in una dimensione così piccola. Adesso facciamo una prova con la luminosità più piccola, guardando all'interno, più piccola e meno luminosa, guardando all'interno di questa vetrina, quindi la spengo, così non vediamo nulla, la riaccendo e con la luminosità più bassa riusciamo a vedere perfettamente all'interno, quindi inutile quando serve per guardare da lontano, ma molto utile quando dobbiamo fare delle ricerche, preservando la durata della batteria e riuscendo a vedere molto comodamente. E allora ragazzi, adesso siamo all'esterno, ovviamente non farò riprese estreme, riprendiamo questi alberi, adesso c'è buio, praticamente non si vede quasi nulla. Accendiamola con la modalità più bassa, si vede appena un bagliore quasi impercettibile. Andiamo avanti con le luminosità, il bagliore aumenta, ma comunque quelle due sono le luminosità più basse. In questo modo già riusciamo a vedere e distinguere se ci sono per esempio oggetti, qualcosa che di nostro interesse. Comunque con questa luce riusciamo a vedere qualcosa. Andiamo alle modalità successive, ovviamente in questo caso stracambia tutto, perché questa piccola torcia con 550 lumini riesce ad emettere questo fascio luminoso che è circa 4 metri di distanza, avrà almeno un 5 metri di diametro, quindi è anche semi grandangolare. Riusciamo a vedere bene, proviamo ad illuminare anche in questo caso, guardate non riusciamo a vedere nulla, se spengo la torcia non si vede nulla, c'è buio, accendendo con la modalità più bassa riusciamo a vedere qualcosa e man mano ovviamente sempre meglio. Scusatemi, la modalità più bassa è questa, quindi riusciamo a vedere solamente in basso, per esempio evitare qualche ostacolo. Poi andiamo avanti con le varie modalità e abbiamo sempre più luce. Adesso ho attivato la modalità pulsazione, come vedete sul tetto della mia auto si vede questa luce che ogni tanto si accende e che quindi funge tipo da faro per i marinai, un punto di riferimento che ci permette di individuare un punto di interesse o comunque essere individuabili anche da lontano, quindi una cosa diciamo utile per alcune circostanze, campeggio, pesca eccetera. E
allora ragazzi, quindi 45 mm di torcia, 525 lumen di luminosità. Per me questa torcia è molto valida. I pro e i contro effettivamente sono più i pro, perché funziona bene, ha tante funzioni, facile da utilizzare, compatta. Il contro potrebbe essere la mancanza di un magnete, ma sarebbe semplicemente un capriccio, comunque una cosa che la arricchisce, ma non è un difetto. E se ci fosse stata la presa USB esterna sarebbe stato più facile da ricaricare, però effettivamente avrebbe richiesto delle dimensioni maggiori, si potrebbe compromettere anche l'impermeabilità. Quindi secondo me è studiata bene, ha tante funzioni, la luce che emette è sufficiente a tantissimi scopi, quindi io ritengo che sia una torcia da promuovere, come tutte le piccole torce che vi ho fatto vedere finora, torce portachiavi, torce tascabili. Penso che anche questo abbia un buon successo, di quelle ne avete ordinate tantissime e credo che anche questa meriti di essere ordinata, perché è un prodotto che effettivamente è fatto bene, resistente, luminoso e compatto. La batteria dura parecchio, effettivamente io la posseggo super giù da aprile, però considerate che l'ho tenuta nel taschino dei jeans e l'ho utilizzata solamente nelle situazioni nelle quali avevo bisogno di illuminare qualcosa, magari avendo le mani sporche e non puoi prendere il telefonino. Con questa invece la maneggi come vuoi, la puoi anche lavare sotto al getto dell'acqua direttamente, anche col sapone, e ritorna pulita come prima, cose che col cellulare effettivamente non si possono fare. E comunque questa è indicata a diverse funzioni, regolazione della luminosità e tanto altro. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile. Cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!